E bentornati in questo nuovissimo episodio di Keeping Up with Iaia Rondi. Io sono la vostra host Ilaria Rondinelli e benvenuti in questo Valentine's Day Special. Lo voglio chiamare così questo episodio. Qui siamo a martedì, da voi è quasi mercoledì, è quasi San Valentino. So che San Valentino in Italia, sì, lo festeggiamo, poi insomma è l'onomastico, eccetera, eccetera. Però qui gli americani lo sentono proprio tanto, il San Valentino, gadget ovunque, andate nei supermercati, nei negozi, ci sono cibo tema San Valentino, tazza tema San Valentino, tantissime cose riguardo San Valentino. E quindi ho deciso di fare questo Valentine's Day Special. Come? Come? Di cosa parlerò in questo nuovo episodio? Che poi siamo al 10° episodio della prima stagione, quindi adesso vedremo un attimo la seconda stagione, di cosa parleremo. Ci sto ancora pensando, ci sto lavorando. Io intanto mi segno sempre tutto quello che mi chiedete, quello di cui parlare. E questo argomento era nella lista degli argomenti che mi avete richiesto. E ho deciso di parlarne quasi il giorno di San Valentino, perché poi uscirà il mercoledì, quindi mercoledì è San Valentino. Volevo parlarvi di come affrontare le relazioni a distanza, quindi come ho affrontato io in prima persona la relazione a distanza con Dylan. Quindi magari cerco di anche raccontarvi, per chi non mi conosce, come abbiamo vissuto la nostra relazione a distanza, come mi sono comportata io in prima persona. eh, Mi fa ridere perché adesso ne parlo, sai, quando sei a mente fredda, si può dire a mente fredda, penso di sì. Quando la stavo vivendo non l'ho vissuta bene, però sono qui perché adesso comunque sono sposata con Dylan, non abbiamo più una relazione a distanza, quindi chi meglio di me può raccontarvi, può magari anche aiutarvi tramite questo video se avete una relazione a distanza, perché tantissime persone mi seguono sui social, su Instagram e TikTok, e tantissimi di voi mi dicono sempre che hanno relazioni a distanza. E quando facevo i video che Dylan appunto era in deployment, eccetera, eccetera, tantissimi di voi mi scrivevano grazie perché i tuoi video mi stanno aiutando tantissimo. Allora, io e Dylan abbiamo avuto una relazione a distanza. Dylan è mio marito è un militare americano, adesso viviamo negli Stati Uniti, siamo sposati dal 2021, ma abbiamo avuto una relazione a distanza praticamente da quando io ero un au pair. Ma c'è un ma, adesso vi dico il perché. Quando io e Dylan ci siamo conosciuti era settembre 2019, io ero una ragazza alla pari e stavo vivendo la mia esperienza. Io sono arrivata in America era febbraio 2019, quindi io a febbraio 2020 sarei tornata in Italia, che poi praticamente è stato, e ancora me lo ricordo benissimo, è stato praticamente una settimana prima che scoppiasse il Covid e prima che ci mettessero in quarantena. Quindi io ho preso l'aereo, sono tornata in Italia. Cioè, dopo, pensate, immaginatevi dopo l'esperienza pazzesca di vivere negli Stati Uniti da sola, ho fatto 1 miliardo di viaggi, vai di là, vai di qua, e tutti quanti prendevano in giro in America il coronavirus, no? Prima che scoppiasse anche da loro. No, vabbè, ma sta lontano, sta oltreoceano, qui non torna. Sì, infatti poi si è visto. E quindi cioè lì proprio non c'erano restrizioni, io viaggiavo, dormivo in macchina, dormivo nei motel, mi sono vista delle cose fantastiche negli Stati Uniti, perché io ve lo dico sempre, gli Stati Uniti sono di una bellezza disarmante, hanno tantissimi paesaggi, natura, spazi sconfinati, cioè è una meraviglia se lo vivete come turista, se vi fate un bellissimo road trip come me lo sono fatta io, dalla west alla east, cioè ci sono delle cose fantastiche da vedere. Viverci è una cosa un pochino diversa, ma questo non è l'episodio, quindi torniamo a noi. Quindi ci incontriamo, ci conosciamo a fine settembre 2019.
Quindi febbraio 2020 io sarei tornata in Italia, Dylan gennaio 2020 sarebbe partito per il deployment. Il deployment è la missione praticamente, mio marito è nella Navy, nella Marina Militare Americana. E quindi io e mio marito non ci siamo subito fidanzati perché la nostra relazione è una relazione un po' particolare ed è anche per questo che molte persone mi hanno cominciato a seguire perché la mia relazione e poi di conseguenza il matrimonio è praticamente un film, cioè proprio ci potreste scrivere un libro. Ma continuiamo. E quindi ci conosciamo, sono un po' scema, cioè, ci conosciamo una sera in un pub e io persa completamente innamorata di questo ragazzo, persa completamente. Mio marito, il mio attuale marito, non aveva proprio assolutamente intenzione di stare con me. Avete presente quando conoscete qualcuno e vi piace da morire, sai che bello, ci fai tutta la conversazione di qua e di là, poi ti rendi conto che fondamentalmente questa persona non ha assolutamente nessuna voglia, ma proprio manco per l'anticamera del cervello di frequentarti, conoscerti, perché? Perché c'ha altre 3 miliardi di cose nella testa. E becchi proprio la persona che ti piace, ma in quel periodo sono usciti da una relazione, si sono appena lasciati e non vogliono avere nulla a che fare. Ecco, questa sono stata io quando ho conosciuto mio marito. Io e mio marito ci siamo conosciuti, tempo fidanzato, che lui non voleva stare con me. Lui non aveva proprio intenzione, cioè lui si era appena lasciato, no appena, penso la ragazza, l'ex fidanzata, si erano lasciati, lei purtroppo l'ha smollato, stiamo parlando penso di marzo, aprile, una cosa del genere di quell'anno, 2019. E in più lui stava partendo in missione a gennaio per 7-8 mesi, che poi praticamente è partito per 8 mesi, poi è tornato, manco un mese, è ripartito per 8 mesi, quindi immaginatevi che vita, immaginatevi la vitaccia. Quindi lui non aveva proprio cioè lui non aveva proprio la testa, lui stava passando un periodo molto molto difficile, era molto depresso, non stava bene psicologicamente. Anche perché la relazione con la sua ex proprio l'aveva completamente distrutto. Io ovviamente che sai quando incontri quella persona e dici quello è l'uomo della mia vita, io lo so che sei tu. Cioè io ti ho finalmente incontrato, tu sei arrivato, io camminavo e ti sei wow nel mio cammino, come si dice, sulla strada ti ho incontrato e tu sei l'uomo della mia vita. E io l'ho capito subito, il problema è lui non l'ha capito subito, ma vabbè. Siccome io sono una gemelli e io lotto proprio fino allo sfinimento per quello che voglio, fino a quando non lo ottengo, e se non lo ottengo io ci sbatto la testa 50 volte, questi sono i gemelli. Nonostante, sai, ti incontri con la persona e ti dicono no, ma Ilaria, ma è meglio che non lo fai, tu praticamente li ascolti, ma fondamentalmente tu hai già deciso cosa vuoi fare, cioè loro parlano, ma nella tua testa tu sai già cosa farai, ecco. E ne parlavo con le mie amiche, ma lascia perdere, ma questo non te vuole, ma mo che te metti a fare, stai di... Io no, 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 non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vabbè. E quindi diciamo che noi quindi all'inizio eravamo semplicemente amici, io sono stata una spalla su cui piangere, poi lui è partito per la missione a gennaio, io sono tornata in Italia a febbraio e abbiamo continuato a sentirci, sai, tramite email, però amici. Cioè era veramente proprio amici, ciao come stai? Qui le cose vanno così così, qua sto facendo questo tipo di lavoro, cioè proprio siccome gli sono stata così vicino che lui proprio l'ha apprezzato tantissimo, cioè lui me l'ha sempre detto tu mi hai salvato la vita perché io proprio sia io che lui stavamo passando un periodo molto particolare, anch'io non stavo bene psicologicamente perché comunque stavo avendo tantissimi problemi con la mia host family e volevo tornare in Italia ma allo stesso tempo non volevo tornare perché comunque avevo tantissime amiche, fondamentalmente avevo tantissimi viaggi programmati, volevo finire il mio anno anche perché poi alla fine dell'anno ti danno un diploma, tipo un certificato e poi ti danno anche il diploma del college del corso che hai seguito e quindi non volevo perdere tutto ciò, comunque stavamo a settembre, a febbraio sarei tornata
e non volevo mollare, anche perché io sono una persona che non molla, nonostante ci sono 40 miliardi di problemi, io vado, continuo per la mia strada e non mi blocca nessuno, non mi ferma nessuno, sono una persona molto molto forte. Quindi continuiamo questa, diciamo, amicizia tramite mail, però cioè, nelle mail si percepiva che lui era interessato, cioè stava cominciando a capire che probabilmente era una persona con cui poteva nascere qualcosa, no? Ogni tanto mi diceva, ogni tanto ti penso, mi manchi, sai, quei messaggi e tu dici, carino. Quindi cosa succede? Lui torna, stiamo parlando quindi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. Sì, lui torna praticamente in America a luglio-agosto, adesso non mi ricordo di preciso. E niente, quindi parlando, non parlando, io dovevo tornare negli Stati Uniti per prendere dei documenti del college, un po' di situazioni che poi avevo avuto. E lui mi fa, perché non vieni negli Stati Uniti? Tanto comunque il mio college, lui era ancora stazionato a Washington State, io andavo in un college lì nello stato di Washington, e mi fa, perché non vieni e stai qua? Lui al tempo viveva con 2 coinquilini, se mi seguivate a quei tempi sui social sapete di cosa parlo. E mi fa, tanto io semmai dormo nell'altra stanza e tu dormi nella mia stanza. E io ho detto vabbè, ok, e mi fa, così almeno ci vediamo di qua e di là. E niente, quindi io torno negli Stati Uniti, c'è tutta questa situazione che io dormo nella sua stanza, lui dorme nell'altra stanza, e tipo io tutte le sere dicevo adesso vado a bussargli alla porta, sai, proprio film, proprio tipo film. Non l'ho mai fatto ovviamente perché mi vergognavo troppo, ho detto non è che questo mo non mi vuole, poi mi rifiuta, sai che tramvata. E, e praticamente poi ad Halloween c'è stato prima un bacetto, ma c'era, ormai l'avevamo capito entrambi che ci saremmo fidanzati. E poi praticamente ad Halloween ci siamo fidanzati ufficialmente, diciamo quella è stata proprio la data ufficiale, che proprio ci siamo baciati davanti a tutti, eccetera, eccetera. Da lì è cominciato il calvario nella storia tra me e mio marito. Praticamente stiamo parlando di ottobre, perché stiamo parlando sì del 31 ottobre. Cosa succede? Lui sarebbe rimasto praticamente negli Stati Uniti. Madonna, mi ha preso un colpo. Sarebbe rimasto negli Stati Uniti, cioè doveva rimanere negli Stati Uniti perché era tornato da poco. Solitamente loro hanno un gap di 3-4 mesi almeno. In teoria dovrebbero essere 6, ma non è mai così, per staccare, perché non li possono mandare subito in missione, anche perché dopo 8 mesi, capite bene. Invece ovviamente no. Mio marito è rimasto praticamente nemmeno che era un mese ed è subito dovuto partire per il nuovo deployment, per la nuova missione. Io completamente disperata, anche perché stavamo ancora in pieno Covid. Io prima di tutto mi sono scordata di dirvi che mi sono dovuta fare la quarantena di 15 giorni in Turchia, ad Istanbul, perché c'era tutto il problema del travel ban negli Stati Uniti, e quindi sono dovuta stare 15 giorni in Turchia per riuscire ad entrare negli Stati Uniti, perché dall'Italia non te facevano partire. Mamma mia, è stato proprio tragico. E quindi cosa succede? In piena pandemia io non riuscivo a trovare voli per tornare in Italia, perché in Italia già ci stavano rimettendo praticamente di nuovo il lockdown, quindi non riuscivo a trovare voli per tornare, poi perdevo il volo, erano 1200, poi ne dovevo pagare altri 1500, cioè una fracca dei soldi. Io avevo il mio biglietto prenotato perché dovevo stare 3 mesi con l'ESTA negli Stati Uniti. E cosa succede? Dylan mi fa, senti, comunque adesso sei la mia fidanzata, perché non vai a stare in Virginia da mio fratello? Così vai a conoscere mio fratello, mia mamma, mia nipote, anche se io non ci sono, li conosci, insomma dormi da loro, stai con loro. All'inizio ero abbastanza titubante, vi devo dire la verità. Poi ho detto, boh, vabbè, sai che ti dico? Ma sì, dai, alla fine. Poi avevo parlato un po' con la mamma, sai, in videochiamata col fratello. Dai, sì, vieni. Quindi niente, sono stata a casa del fratello per un periodo e poi io sono tornata in Italia quando mi è scaduto l'ESTA.
E da lì, quando nel momento in cui mio marito è partito per la missione, è cominciata la nostra relazione a distanza da veri fidanzati. E questa ovviamente è una relazione a distanza un po' particolare, perché comunque mio marito è un militare e quindi erano quelle relazioni a distanza in cui non potevi utilizzare il telefono come tutte le persone normali. E io, cioè, praticamente mio marito è andato in missione e loro non possono usare i telefoni. Poi al tempo, quando lui è andato nel 2020, non c'era ancora il wifi sulla nave. Adesso hanno messo il wifi sulla nave, ma fa pietà, cioè completamente pietà, non funziona. E quindi niente, praticamente noi ci siamo sentiti per altri 7 mesi solo tramite email, tutti i giorni. Io aspettavo la mail di mio marito e mi diceva: ciao, buongiorno, sono sveglio, sto lavorando. Poi immaginatevi, io in Italia, ancora col Covid, il fuso orario. Lui che stava in missione stava nelle acque cinesi. Fatto sta che poi mi è preso un infarto, perché non ho avuto notizie. Io lo sentivo tutti i giorni tramite emails. Non ho avuto notizie di mio marito per alcuni giorni e mi sono spaventata, anche perché poi è uscito l'articolo di giornale che diceva che appunto alla sua nave c'è stato, diciamo, un malinteso con una nave cinese. Non c'è stato per fortuna nessuno scontro, ma cioè, poteva arrivare insomma qualcosa di strano. E quindi immaginatevi io, cioè, diciamo che non l'ho vissuta bene. Io sono stata molto molto male e non è stato facile stare lontana da Dylan, anche perché comunque a me Dylan mi è sempre piaciuto, cioè, è stato per me un colpo di fulmine. Quindi finalmente, quando ero riuscita a fidanzarmi con Dylan, lui è partito e lo sentivo solo tramite email, quindi ovviamente non è stata una cosa molto molto facile. Poi cosa è successo? Lui è tornato dopo 7 mesi, 8 mesi. Stiamo parlando che è tornato sempre scusate, in America, del periodo estivo. E io quindi da lì ho detto: appena lui torna, io vengo negli Stati Uniti. Quindi cosa è successo? Um, L'America aveva ancora il travel ban, quindi ho dovuto rifare 15 giorni di quarantena in Turchia. Fa ridere come cosa. Altri 15 giorni di quarantena in Turchia, di Istanbul, e finalmente sono riuscita ad entrare negli Stati Uniti. E stiamo parlando del 2021. Arrivo negli Stati Uniti, che era luglio-agosto, sì, perché sono andata in Virginia. Dylan, mio marito, era in Virginia dalla famiglia, quindi ci siamo direttamente visti in Virginia e poi da lì siamo tornati a Washington State, perché lui era ancora stazionato lì con la Navy. E quindi, vabbè, dopo di questo non vi sto a raccontare perché è una storia abbastanza lunga. Dopodiché noi ci siamo sposati e io poi sono rimasta negli Stati Uniti in attesa della green card, perché noi ci siamo sposati con l'ESTA, quindi io non potevo lasciare il territorio americano fino a quando non mi sarebbe arrivata l'ESTA, o almeno il permesso di viaggio, perché se voi vi sposate con l'ESTA e non fate un K1, se lasciate gli Stati Uniti perdete tutto e dovete ricominciare tutto da capo, mentre col K1 potete entrare ed uscire con l'ESTA, continuare ad uscire, entrare e uscire con l'ESTA, fino a quando non vi arriva la green card, quindi è una cosa un po' più facile. Quindi se non volete rimanere bloccati come me in America, fate il K1, fidatevi di me. Quindi io e mio marito ci sposiamo, stiamo parlando del 2021, e poi siccome noi ci siamo sposati su carta dentro la nostra cucina, è stato il matrimonio più veloce, allo stesso tempo però romantico e profondo che io abbia mai visto in vita mia. Però è stato veramente bello, perché eravamo noi due, i nostri due amici che ci hanno fatto da testimoni, e abbiamo firmato le carte. Non siamo nemmeno andati alla courthouse, perché c'erano ancora restrizioni. Insomma, abbiamo fatto così, abbiamo chiamato un prete e ci siamo sposati nella nostra cucina. E quindi noi avevamo già in programma che avremmo organizzato il matrimonio in Italia, quindi il matrimonio a Roma con la mia famiglia e la sua famiglia, insomma chi poteva volare dall'America all'Italia. E quindi praticamente cosa succede?
Io poi c'è tutto l'attesa, io sono rimasta negli Stati Uniti con lui e poi io sono nel 2023, sì, io sono tornata in Italia perché poi ho organizzato tutto a distanza, il matrimonio è stato tutto a distanza, è stato veramente un calvario. Però a un certo punto io dovevo tornare perché dovevo fare le prove vestito, dovevo fare la prova catering, dovevo vedere la location, dovevo parlare con il fiorista, insomma, dovevo vedere le cose di persona e sono partita per l'Italia molti mesi prima del matrimonio, perché noi ci siamo sposati a giugno. E quindi abbiamo avuto, diciamo, una relazione a distanza, in quel caso normale, con lui non in missione. E sinceramente ci sono rimasta un po' male perché questa cosa l'ho condivisa sui social parlando del fatto che comunque ero in Italia e tantissime persone, soprattutto donne, mi hanno scritto nei commenti ma come fai a lasciare tuo marito per così tanto tempo? Avete avuto una relazione a distanza per così tanto tempo? Sicuramente ti mette le corna, sicuramente ti cornifica. Io mio marito non lo lascerei mai da solo per così tanto. Allora, io poi ho anche risposto a queste persone perché comunque quando ti trovi in una relazione sana è anche giusto quando condividi contenuti sui social, è anche giusto condividere il tuo pensiero per aiutare altre donne, perché ovviamente tutti sappiamo che un commento del genere probabilmente viene da una persona che purtroppo non ha una relazione sana con il fidanzato o con il marito. Quando io e mio marito ci siamo conosciuti e abbiamo deciso di metterci insieme, noi sapevamo che la nostra vita avrebbe girato sul sì, viviamo in America e tutto quanto, ma quando avremo dei figli o comunque quando io ne sentirò il bisogno, io andrò in Italia, ovviamente lavorativamente parlando, se il mio lavoro lo permetterà, in questo caso il mio lavoro, grazie a Dio, sono i social, io lavoro con i social, quindi mi posso portare il lavoro dove voglio, quindi se il lavoro lo permette io andrò in Italia e starò in Italia per quanto tempo voglio, perché per me la famiglia, stare in Italia, i miei amici, la mia cultura, il mio paese è importante e quando io ne sento il bisogno devo tornare in Italia. Mio marito nel momento in cui ha deciso di sposare un'italiana sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Cioè, io e mio marito, a parte che dopo tutto quello che abbiamo passato, soprattutto quando avete una relazione così, con delle radici così profonde, è difficile spezzarle, è difficile sradicare l'albero. Credetemi, non perché io so al 100% che mio marito, cioè nel senso, allora io mi fido al 100% di Dylan, ma questo non significa che io vi sto dicendo sì, io sono sicura al 100% che mio marito non mi tradisce, non mi ha mai questo io non lo so, raga. Cioè, per adesso non è successo niente, però insomma, mai dire mai nella vita, ecco. Però siccome per adesso non è mai successo niente, io e mio marito abbiamo una relazione sana, ci fidiamo l'uno dell'altra. E non importa se mio marito va in missione per 7 mesi, perché purtroppo poi diciamo che le relazioni e i matrimoni tra militari e le military spouses negli Stati Uniti non sono visti benissimo, nel senso che quando una military spouse fa un video sui social ci sono tantissimi americani che gli scrivono sotto ah ok, c'hai le corna, oppure lui c'ha le corna. Perché succede molto spesso che quando vanno in missione o lui cornifica lei o lei cornifica lui e purtroppo poi infatti ci sono tantissimi divorzi, ma vabbè. Oppure non so se vi è mai capitato vedere quei video che lui torna dalla missione e lei è incinta dei 9 mesi, capito? E lui dice ma in che senso aspetta come fai a essere incinta? Insomma vabbè. Quindi non sono non sono viste benissimo queste relazioni, ma vi posso assicurare che comunque cioè, io e mio marito abbiamo una relazione sana, lui si fida di me, io mi fido di lui, quindi mio marito non mette nessun tipo di paletto, ma cioè, ragazzi, io non avrei, per come sono fatta io caratterialmente, io non avrei mai sposato una persona che mi dice
sì, ok, ci sposiamo, ci fidanziamo, ma tu non puoi fare questo, questo, questo e questo, non ti puoi vestire così, non puoi andare in discoteca, non puoi tornare in Italia, tu devi stare sempre con me. Per me della serie proprio e ciao tesoro, tu non sei l'uomo per me, assolutamente no, cioè non se ne parla proprio, anche perché io sono una persona indipendente, sono una donna indipendente, io faccio quello che voglio fare. Ovviamente con tutto il rispetto nei confronti di mio marito, ma cioè se tu non ti fidi di me e se non c'è fiducia nella relazione, che stiamo facendo? Anche perché, ripeto, lui è americano, io sono italiana, ci saranno sicuramente, ci sono state e ci saranno anche in futuro situazioni in cui noi saremo distanti, quindi se noi non ci fidiamo, cioè anche mio marito lo sa, noi ne abbiamo sempre parlato, quando noi avremo dei figli, i miei figli vivranno la cultura italiana tutte le estati. Questo è un must di cui abbiamo parlato e di cui lui è assolutamente d'accordo con me. I miei figli vivranno la cultura italiana, passeranno del tempo con i miei genitori, parleranno italiano. Io ovviamente ve l'avevo già detto, parlerò italiano fin dalla nascita, perché i miei figli saranno bilingue, io parlerò solo italiano, mio marito parlerà solo in inglese e quindi avranno anche modo per praticare l'italiano in Italia. Quindi ci saranno situazioni del genere che io partirò con i miei figli, andrò in Italia e mio marito dovrà rimanere in America magari per lavoro, perché poi lo sapete, qui lavorano tantissimo, le ferie non sono lunghe se ce l'hanno, perché bisogna vedere pure se gliele danno, non sono lunghe come le abbiamo noi in Italia, ovviamente sempre dipende da che lavoro fate e quindi lo sa, cioè questo succederà e se mio marito non è d'accordo e se noi non riusciamo a gestire una relazione a distanza, vuol dire che c'è un problema di fondo nella relazione, nel matrimonio. Quello che io ho cercato di far capire alle ragazze, alle donne, perché anche tante donne, signore di una certa età, che scrivevano, tuo marito ti cornifica, ma come ti viene in mente di lasciare tuo marito per così tanto tempo? Stesso è venuto questo commento da mia mamma. Quando io ero in Italia e stavo organizzando il matrimonio di mia madre, mi ha detto: ma tu sei sicura di lasciare Dylan così tanto tempo da solo? Della serie fa frecce. Ho fatto: ah, mamma, ma che cavolo dici? Ma scusami, eh. Fa: no, beh, io che ne so, sai come sono gli uomini di qua e di là. Tu sai che pure e feci lo stesso discorso a mia madre. Cioè, ragazzi, a parte che se l'uomo vi vuole tradire, l'uomo vi tradisce pure sotto il baffo. Cioè, Dylan mi può tradire pure in questo momento che è tornato e sta sotto e sta da solo col telefono, chissà che sta a fa. Cioè, non è che perché Dylan aspetta il momento che io torno in Italia, a parte poi abbiamo 3000 telecamere dentro casa, cioè, e io posso entrare e vedere i video, quindi cioè, se Dylan e mi dice, mi avverte se c'è qualcuno che parla, se c'è l'entrata nella porta, cioè, qui a parte quindi Dylan proprio non può fare niente, proprio col coltello, con la pistola così puntata. Cosa hai fatto? No. Quindi, cioè, non è che lui aspetta che io torno in Italia per... Non lo so, io la vedo una cosa abbastanza... Non so come dirvi. Cioè, se io e Dylan siamo sposati, abbiamo deciso di sposarci, abbiamo deciso di vivere una vita insieme e magari anche, insomma, presto avere dei figli, essere una famiglia. Per quale motivo mio marito o io dobbiamo metterci le corna o non vivere magari se ci sarà o c'è stata una relazione a distanza, viverla male? No, no, perché io e mio marito ci rispettiamo, ci amiamo e ci fidiamo l'uno dell'altra è quello che dovrebbe essere. Quindi se state vivendo una relazione a distanza ma la state vivendo male, e io non sto parlando del male come l'ho vissuta io che piangevo tutti i giorni perché ovviamente stavo male, male del tipo non so cosa sta facendo mio marito, non so con chi sta, non so con chi sta uscendo, adesso controllo la localizzazione, devo sapere dove sta, cosa fa, con chi sta, stiamo H24 telefono, cioè anche quando io stavo in Italia, io e Dylan non stavamo H24 al telefono, non dormivamo insieme col telefono, cioè ci sentivamo tutti i giorni, buongiorno amore, come stai, che fai, eccetera, eccetera, sto andando a vedere la location, sto andando a parlare con la fiorista, ma non è che tutti i secondi Dylan dove stai, con chi sei, cosa fa, assolutamente no. Ripeto perché
la nostra relazione si basa su una relazione di fiducia e amore, altrimenti se io non mi fidavo di Dylan non mo sarei sposato, cioè parliamoci chiaro, raga. Ripeto, se non c'è fiducia, se voi non vi fidate del vostro partner, probabilmente uno vi ha dato più volte occasioni per farvi pensare che non vi potete fidare. Seconda cosa, magari probabilmente ci sono problemi di insicurezza da parte di voi stessi, quindi magari cominciare a lavorare su voi stessi prima magari di essere insicuri e buttare questa, diciamo, insicurezza sul partner. Io mo non voglio fare la psicologa, perché non sono una psicologa, però solitamente le cose sono così. Quando magari non c'è fiducia nei confronti del partner è perché magari prima di tutto dobbiamo lavorare un pochino su noi stessi, perché magari abbiamo un po' di problemi, magari non siamo sicuri di noi stessi, non lo so. Non lo so cosa passa nella testa di quella persona, però ripeto, le relazioni a distanza possono funzionare se c'è una grande base di fiducia e amore. E allo stesso tempo, a me tante volte mi scrivono ragazze, anche ragazze molto più giovani di me. Io comunque e mio marito ci siamo sposati nel 2021, 23-24, che io avevo 28 anni, sì, 28-29 anni. Scusate, io con la matematica proprio una capra, io conto con le mani. Guarda, io posso parlare tutto quello che volete, storia, vi scrivo un tema, parliamo di materie umanistiche, ma io con la matematica proprio zero, quindi non ci fate caso, ogni tanto devo contare, come dite, ti. E tantissime ragazze, anche più piccole di me, magari 20-21 anni, mi scrivono e mi dicono: sai Ilaria, sto nella tua stessa situazione, ho conosciuto il mio fidanzato a Vicenza, ho conosciuto il mio fidanzato a Sigonella, perché sapete ci sono tantissime basi navali della Army in Italia, Gaeta, Napoli, eccetera eccetera. Ho conosciuto il mio fidanzato e non so come fare, perché adesso lui va in missione, oppure non so come fare, non sono ancora pronta a sposarmi e lui deve tornare in America. Come affronti la relazione a distanza? Come fai a fidarti? E io magari cerco sempre di parlarci, di appunto raccontare la mia esperienza, raccontare come ho vissuto la relazione a distanza, come ho vissuto la relazione con Dylan quando era in deployment, e soprattutto quando avete situazioni del genere. Quello che dico sempre, quando rispondo a queste ragazze, quando avete situazioni del genere, soprattutto se siete fidanzate o sposate con un ragazzo militare americano, quindi stiamo parlando perché militare americano, non perché può essere pure militare tedesco, militare inglese, è perché comunque America sta dall'altra parte del mondo, cioè dall'Italia in America, proprio ci divide l'oceano. E soprattutto poi quando è un militare, loro vanno in missione, la maggior parte delle volte, a meno che i vostri mariti o fidanzati non fanno parte di un altro branch. Mio marito, che fa parte della Navy, quando va in missione, purtroppo mio marito non può utilizzare il telefono, a meno che non hanno quei momenti in cui attraccano in un porto. Lui, per esempio, mio marito, quando è andato in Thailandia, in Vietnam, è riuscito a mandarmi, abbiamo fatto qualche videochiamata, ma niente di che, anche perché il wifi non è che funzionava benissimo dove stava lui. Però si parte dal presupposto che sulla nave il telefono non funziona benissimo. Quindi non solo voi avete una relazione a distanza, ma questi ragazzi vanno in missione per 7-8 mesi e ripeto, cioè io ho dovuto sentire mio marito tramite email, un'email al giorno, massimo 2-3, se tutto andava bene, amore mio come stai? Lui mi raccontava quello che facevo, io gli raccontavo quello che facevo, cioè vi faccio vedere il mio telefono, io avrò dentro il telefono nella mail almeno 30.000 email con Dylan, ma pure di più forse. Però, capite, cioè non è solo una relazione a distanza, ma è proprio mettersi alla prova. Mettere alla prova non solo la fiducia, non solo l'amore, ma proprio mettervi voi stessi alla prova, perché sono situazioni molto particolari, soprattutto se siete molto innamorati della persona e non riuscite a gestire la lontananza. Cioè, qui stiamo parlando, che ripeto, non solo di lontananza, ma anche di una missione di mezzo, di una missione da qualche parte del mondo che voi non potete sapere, perché fino a quando loro non tornano, voi non potete sapere dove sono, perché quelli sono segreti militari. Quindi
Al massimo potete vedere ogni tanto qualche articolo di giornale, ma basta, voi non sapete assolutamente dov'è il vostro marito, dov'è il vostro fidanzato, lo sentite ogni tanto, ciao come stai amore, stai bene, spero tutto bene, punto. Quindi quando queste ragazze mi scrivono, e non perché, io glielo dico sempre, non perché io ti voglio buttare giù, ma cerco da persona più grande cerco semplicemente di aiutarti e di farti capire che il tuo amore può essere fortissimo, ma in questa situazione il tuo amore, la tua fiducia, la tua forza vengono messi, come si dice in italiano? Mannaggia, ogni tanto mi vengono le parole, alla prova, alla prova. Quindi io dico sempre, pensaci, anche quando mi dicono, Ila, ho deciso, mi voglio sposare, voglio andare a vivere in America, ma com'è vivere in America? Che magari non sono mai stata in America, non sanno assolutamente come si vive in America, che ripeto, e lo ripeterò all'infinito, la cultura americana e la cultura italiana sono molto diverse, vivere negli Stati Uniti e vivere in Italia è molto 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 diverso, quindi può piacere come non può piacere, ma basandosi sulle percentuali, basandosi sugli italiani che che hanno, si sono spostati negli Stati Uniti, sono andati a vivere negli Stati Uniti, praticamente la stragrande maggioranza non ci vuole vivere negli Stati Uniti, non gli piace vivere negli Stati Uniti, lo fanno magari perché gli stipendi sono più alti, perché magari lavorano, perché vogliono un futuro, vogliono risparmiarsi i soldi e poi farsi la pensione in Italia, e ci sta, quello è una delle cose più smart che potete fare. Quindi per quello uno dice le relazioni a distanza ti mettono alla prova la relazione, ma soprattutto ti fanno tanto crescere. Quindi quando mi dicono quella cosa, sai, quando mi leggo i commenti o qualcuno mi dice ma non c'hai paura e ti mette le corna, a me viene da ridere, perché dopo tutto quello che abbiamo passato io e mio marito, veramente, cioè, ripeto, ci si potrebbe scrivere un libro. Non ho paura di nulla. Poi ripeto, se mio marito dovesse fare qualcosa di sbagliato, io lo vengo a scoprire. Speriamo non lo scoprirò mai, perché sennò lo pisto proprio. Cioè lo faccio con calcio, lo faccio arrivare proprio dentro l'oceano. Ragazzi, che dobbiamo fare? Purtroppo cioè, tutte, pure le donne più belle al mondo sono state tradite. Pensa, uno dice porca miseria, ha tradito lei, pensa io, allora che devo fare? Cioè, a sto punto, cioè, dici, che fai? Non ti sposi mai, non ti fidanzi mai. E poi se voi volete rimanere da sole è un altro discorso. Ovviamente ci sono donne che mi dicono, io preferisco infatti rimanere da sola per questo motivo. E ci sta, ognuno la pensa insomma come vuole. Però insomma queste sono le mie testimonianze riguardo le relazioni a distanza, riguardo soprattutto la relazione a distanza con un ragazzo militare americano, perché ripeto, io parlo sempre della mia esperienza e cerco magari di darvi dei consigli, di aiutarvi nel miglior modo possibile, ogni tanto ho problemi con l'italiano, cioè tipo il cervello ogni tanto non mi funziona, voi dovete capire. E io parlo inglese H24 qua, a meno che non faccio video su TikTok, parlo con voi, perché siete voi, o mia mamma, le mie amiche, e io parlo sempre inglese, quindi anzi, mi meraviglio che il mio italiano è peggiorato, è peggiorato, perché io avevo un lessico molto più ricco. Sono diventata un pochino, sai, però anche perché poi io leggo libri in inglese, quindi è un po' più complicata la cosa, però faccio del mio meglio, perché poi l'italiano assolutamente non lo voglio assolutamente perdere, anche perché, ripeto, adesso quando avremo dei figli, cioè i miei figli parleranno italiano, così possono parlare con nonno e nonna. Comunque ragazzi, questo è stato il nostro 10° episodio, l'episodio su le relazioni a distanza, che io ho chiamato Valentine's Day Special, e spero davvero che vi sia piaciuto. Sapete, come al solito io mi sono aperta con voi. Se avete qualsiasi domanda, qualsiasi curiosità, potete sempre scrivermi sui social. Io su TikTok e su Instagram mi chiamo Iaia Rondi, Iaia Rondi, tutto attaccato. Su YouTube, se mi state ascoltando su Spotify o Apple Podcast, potete ritrovare il formato video di questo audio sul canale YouTube Ilaria Rondinelli, Keeping Up with Iaia Rondi.
Niente ragazzi, quindi questo è stato l'ultimo episodio della prima stagione e non vedo l'ora di vedervi nella seconda stagione di Keeping Up with Yaya Rondi. Mua! Ciao e buon San Valentino a tutti quanti!